chi non è mai capitato, magari a metà della propria vita, di guardarsi indietro e chiedersi «Ma come ho fatto a perdere la strada?» Beh, oggi ci tuffiamo in un capolavoro che ha 700 anni e che inizia proprio con questa sensazione. Un viaggio che, per trovare la luce, comincia nel buio più totale. Ecco, è proprio qui che comincia tutto. Queste non sono solo parole iconiche, È una sensazione che in fondo conosciamo tutti. Quel momento in cui ti rendi conto di esserti perso. Ed è per questo che questi versi, dopo più di 700 anni, continuano a parlarci così tanto, perché toccano una corda universale dell'esperienza umana. E attenzione, questa selva oscura non è un bosco qualunque, no. È una metafora potentissima dello smarrimento spirituale e morale. Immaginiamo di trovarci in un punto in cui la nostra bussola interna, quella che ci dice cos'è giusto e cos'è sbagliato, semplicemente non funziona più. Ecco, questo è quello che Dante sta descrivendo. Una allegoria del peccato, un disorientamento totale da cui sembra impossibile scappare. E così incontriamo il nostro protagonista, Dante Alighieri, proprio in questo momento, a un bivio che è un po' il bivio di tutti, un momento di crisi profonda, personale e spirituale. Siamo nel 1300, Dante ha 35 anni. E perché proprio 35? Beh, secondo l'aspettativa di vita dell'epoca, basata sulla Bibbia, la vita durava 70 anni. Quindi 35 è esattamente la metà. Non è un numero a caso, è il momento perfetto per fare i conti con la propria esistenza. Quel momento in cui ci si ferma e ci si chiede, ok, e adesso? E qui le cose si fanno ancora più interessanti, perché bisogna capire che Dante gioca un doppio ruolo. Da una parte c'è l'autore, il narratore saggio che ci racconta la storia col senno di poi, sapendo già come va a finire. Dall'altra, però, c'è il personaggio, il pellegrino smarrito, che vive tutto in tempo reale con una paura e un'incertezza assolutamente genuine. E così, perso in questo buio, Dante intravede qualcosa, un barlume di speranza, quella che sembra essere una via d'uscita facile. E questa è un'immagine potentissima di speranza. Quel colle illuminato dal sole simboleggia il desiderio, tutto umano, di salvarsi da soli, con le proprie forze, usando solo la ragione. È quel pensiero che a volte abbiamo tutti. Ok, ce la faccio, esco da questo casino con le mie gambe. Ma, come Dante sta per scoprire, non è affatto così semplice. Già perché, mentre cerca di salire verso quella luce, la strada gli viene sbarrata da 3 creature a dir poco spaventose. Attenzione, non sono animali messi lì a caso. Sono delle potentissime allegorie dei peccati che ci impediscono di raggiungere la salvezza. È quasi come se non fossero mostri esterni, ma i nostri demoni interiori, quelli che ci fanno deviare dalla strada giusta. Ognuna di queste fiere, infatti, rappresenta un ostacolo ben preciso. Vediamo, la lonza è la lussuria, il leone la superbia e la lupa l'avidità. Ognuna è un ostacolo, certo, ma una di loro è molto, molto più pericolosa delle altre. È una forza quasi insuperabile. Il punto chiave è proprio questo, è la lupa, che rappresenta l'avidità, la cupidigia, a essere l'ostacolo insormontabile. Per Dante questo era il peccato più grave, quello che stava corrompendo la Chiesa e tutta la società del suo tempo. Quindi non è solo una questione morale, ma anche una forte critica sociale e politica. E così Dante viene respinto di nuovo verso la selva oscura. Proprio quando sembra che ogni speranza sia perduta, ecco che dalla penombra emerge una nuova figura. Questo grido disperato di Dante ci fa capire la sua totale desolazione. Non sta solo chiedendo aiuto, è l'urlo di un uomo che ha perso tutto, al punto da dubitare persino di ciò che vede, della realtà stessa. E questa figura è niente meno che Virgilio, il più grande poeta dell'antica Roma, l'eroe personale di Dante. Per lui, Virgilio non era solo un maestro di stile, ma l'incarnazione della saggezza. E nel poema, infatti, rappresenta proprio questo, il punto più alto che la ragione umana può raggiungere, ma senza l'aiuto della fede. E infatti Virgilio mette subito le cose in chiaro, spiega che lui può guidarlo attraverso l'inferno e il purgatorio, ma la ragione da sola non basta per arrivare in paradiso. No, per quell'ultima parte del viaggio servirà un'altra guida, Beatrice, che è il simbolo della teologia e dell'amore divino. Virgilio quindi conferma i timori di Dante. Non si può superare la lupa, non si può aggirarla. Bisogna prendere un'altra strada, una via molto più lunga e difficile. E qual è la soluzione? Non è scappare dal buio, ma attraversarlo fino in fondo. Virgilio propone a Dante un viaggio nei 3 regni dell'aldilà. E la lezione qui è profonda. Per poter salire prima bisogna scendere.
Il consiglio di Virgilio, in pratica, riassume il tema centrale di tutta l'opera. Per salvarsi davvero, bisogna guardare in faccia il peccato, capirne la natura fino in fondo. Non si può fare finta di niente. E così questo incredibile viaggio nell'aldilà inizia con un paradosso, la strada per salire e scendere. E ci lascia con una domanda che, pensiamoci, è potente e attuale oggi come lo era allora. Cosa può insegnarci questo viaggio di 700 anni nel buio su come affrontare le nostre di oscurità?